Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di febbraio 2025. Abbiamo il Papa, amici del Capricorno, periodo di ufficializzazioni, periodo di contratti anche per qualcuno. Normalmente quando c'è il Papa si parla di rendere pubblica qualcosa, può essere una relazione, può essere una situazione. Tenete anche presente che il Papa è una carta che parla di contratti di matrimonio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se semplicemente voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate una consulenza personalizzata e sempre in descrizione ci sono i link ai 2 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il mese di febbraio, ragazzi. Partiamo con un 3 di pentacoli. Abbiamo la carta dell'imperatore, un fante di spade, è volata una carta dopo la recupero, abbiamo un re di pentacoli, un cavaliere di bastoni, una torre e un 7 di pentacoli. Recupero un attimo la carta che è caduta e ritorno. E abbiamo il giudizio. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. Cerchiamo di capire un pochettino qual è, scusate, qual è l'energia che va per la maggiore del mese, dopodiché andremo a fare i vari esempi con single, persone in una relazione magari da poco tempo piuttosto che da lungo tempo, relazioni difficili, insomma andiamo a vedere un pochettino tutto, ok? Allora, partiamo da questo 3 di pentacoli. Io sento che è come se fosse un periodo dove siete piuttosto focalizzati, diciamo, sui progetti futuri, su quello che potrebbero essere delle responsabilità che avete inerente a questi progetti. Guardate, giustizia, si può parlare anche di contratti. Giustamente anche il Papa qui, come vi ho anticipato prima, parla di contratti. E morte. Credo che ci sia come una sorta di rinnovo. Andiamo a vedere l'imperatore. Asso di coppe imperatore nuovamente. Ma wow! Allora ragazzi, questo potrebbe essere effettivamente un momento dove qualcuno, non dico che risuoni per tutto, però devo dire che potrebbe esserci come o la conclusione di un contratto, di una questione legale, di una questione burocratica, c'è come un compimento e una trasformazione, oppure per qualcuno potrebbe anche essere un taglio, Non lo sento tanto, però andiamo a vedere, andiamo avanti, andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo una regina di coppe e un 5 di pentacoli. Voglio una carta per questo 5. 9 di pentacoli. C'è un tema anche qui legato ai soldi, ragazzi. Non so se siete focalizzati sul creare la vostra stabilità
indipendentemente dal fatto che siate o meno in coppia. Però ho come anche la sensazione che stiate molto molto attenti nel mese di febbraio su come e dove spendere. Andiamo avanti, andiamo a vedere il giudizio. 9 di coppe, regina di denari e 3 di bastoni. Ho come la sensazione che qualcuno qui voglia creare un cambio, magari una trasformazione, considerata anche la carta della morte qui, ma ho come la sensazione che il tema economico, oh scusate ho mosso tutto, che il tema economico potrebbe, come vi posso dire, rallentare le cose. Andiamo a vedere il re appeso. Sì, qui è uscito l'otto di pentacoli insieme all'appeso, ci potrebbe essere un tema legato al lavoro, alla mancanza di lavoro. Cioè, se questo fosse una separazione, la chiusura di un contratto, piuttosto che, non lo so, qualche tipo di finanziamento che finalmente arriva e si chiude un capitolo, qui c'è tutto un tema con i soldi, con il dove spendere, come fare a creare la mia o la nostra stabilità. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. 10 di spade, 5 di spade. Voglio andare a vedere anche la torre. Re di spade e papa. Sì, ragazzi, io ho come la sensazione che ci sia un cambio di certi contratti. Ripeto, tra giustizia e papa potrebbero essere contratti di lavoro, contratti inerenti a una casa, finanziamenti che magari state aspettando per fare dei rinnovi, delle ristrutturazioni. C'è un tema qui, legato alla parte relazionale e affettiva nel mese di febbraio. Andiamo a vedere 7 di pentacoli, 8 di spade, e torre. Allora, ragazzi, devo dire che qui l'energia sembra partire da un qualche tema che finalmente arriva a compimento e vi dà la possibilità di espandervi o come persona single o come coppia. È come se steste cercando la vostra stabilità, la vostra indipendenza. Per qualcuno ci potrebbe essere anche un tema qui legato al lavoro, legato a un partner. È un qualche cosa che durante la quotidianità vi attanaglia un pochettino. Diciamo che voi sapete, conoscete i vostri polli. Ho un po' come questa sensazione, ed è come se aveste questa lungimiranza, cioè questo, perché avete la carta del giudizio, è come se finalmente vedeste il disegno grande di questa situazione o di questa relazione. Non vi nego che qui abbiamo torre e papa al contrario, quindi 2 volte la torre. Ragazzi, ci potrebbero essere delle rotture in questo mese e se è quello che volete con il vostro partner, ben venga. E per qualcuno c'è un tema legato alla casa. Non so se è una compravendita, non so se è una ristrutturazione, potrebbe essere un cambio casa. Andiamo a vedere caso per caso. Allora, partiamo dai single. Devo dire che per i single non è niente male, ragazzi, questo mese.
Anche qui ho come l'idea che si debba chiudere un capitolo per voi per far sì che riusciate ad aprirne un altro. Vi dico che potreste conoscere una persona ben interessante, salda, forse da tenere un po' d'occhio, in quanto diciamo che il livello economico potrebbe non essere uguale, cioè questa persona potrebbe già avere una carriera, uno status sociale, potrebbe avere già un ruolo o un'azienda, potrebbe essere un imprenditore, insomma, è un qualcuno che ha la propria parte materiale barra economica già ben definita. E questo fa sì che voi vogliate in qualche modo trovare la vostra indipendenza, cioè riuscire, non dico ad essere al pari di questa persona, però non dover dipendere da questa persona, cioè andiamo fuori a cena, magari io parlo da donna perché sono donna, avete di fronte un galantuomo, ci tiene a offrirvi la cena, una volta, due, tre, quella che fa quattro, è come se vi piacesse anche voi dire ok, fino adesso hai offerto tu, oggi la offro io. C'è come una sorta di, sì, di indipendenza che volete sviluppare, io sento. Datemi una carta per la regina di Pentacoli. Re di bastoni. Ho come la sensazione che nonostante questa persona sia fantastica, direi, fantastica, magari un po' troppo rigida per certi versi, un po' troppo polo negativo, per così dire. Il polo negativo io lo spiego tutto, polo negativo, polo positivo, tutto nella sezione degli abbonamenti. Però ho come la sensazione che non siate proprio così aperti nei confronti di questa persona. Io ho l'idea che stiate ancora attraversando questo momento di cambio, di trasformazione, di nuove regole, se vogliamo, per ottenere magari la vostra indipendenza, potrebbe essere per cambiare casa, come se ci fossero delle responsabilità e queste responsabilità fanno sì che voi non siete pronti effettivamente per buttarvi in una relazione, anche se ne varrebbe la pena, con questa persona. Però ho come l'idea che dovrete, come vi posso dire, prima rilassarvi su questi temi che abbiamo visto all'inizio per poi riuscire ad affrontare questa persona. Secondo me febbraio non è un buon mese per far iniziare una relazione con questa persona, però sì, scusate, sì, è un buon mese per iniziare una conoscenza con questa persona. Ehm, l'idea è che non siate pronti per lasciare la vostra zona di comfort, la vostra zona sicura, per avventurarvi con una persona che effettivamente è concreta. Cioè, è una di quelle persone che viene e vi dice, ok, mi interessi, ci frequentiamo seriamente e voi siete un attimo, oddio, aspetta un attimo, ma perché mi sto ancora mettendo a posto la vita. Però diciamo che ci sono dei buoni presupposti. Se foste in una relazione di fresca data, quindi di poco tempo, credo che qui ragazzi si debba lavorare sulla relazione nel mese di febbraio. Qui abbiamo due volte l'imperatore, una volta il re di spade, fate la giustizia, quindi si tratta proprio di fissare delle regole, che non è detto che siano le regole standard che valgono per tutti, devono essere le regole della relazione. Ipotesi, vi faccio un esempio come un altro, il venerdì sera è per gli amici, quindi ognuno esce con i propri amici, no? Questa potrebbe essere una regola tutta vostra per dire. Oppure, non lo so, ci frequentiamo, viviamo insieme, però ognuno dei due mantiene la propria casa, quindi facciamo 4 giorni da uno e 3 giorni dall'altro, una cosa per lo stile. La casa ha a che fare questo mese, c'è un tema per quello che riguarda una casa in senso di mattoni, non una casa nel senso di focolare. Non vi nego che potrebbe essere un mese impegnativo per chi è in coppia, perché è come se ci fossero da rivedere varie regole, vari contratti, varie cose.
Vi dico anche che potrebbe esserci una persona, ragazzi, e in questo caso potrebbe essere un legale, un contabile, una persona esterna, che sento vi tirerà un po' giù, cioè nel senso come vi posso dire? Vi dirà certe cose che vi toglieranno un po' l'entusiasmo, proprio inerente al movimento finanziario che dovete fare, magari anche con il o la vostra partner. Devo dire che le regole del gioco cambiano per chi è in coppia da poco tempo e anche per chi è in coppia da molto tempo. Sento come se ci fosse una sorta di apertura a livello energetico, c'è la possibilità di fare cose, ma io credo che qui non abbiate ancora, perché qui c'è anche un 5 di spade, c'è come della confusione mentale su che cosa o come si debba chiudere questo ciclo precedente, su come si debbano cambiare le, mm, le cose. Guardate, vi do un consiglio. Il punto non è, come vi posso dire, una volta che si danno le regole, il punto non è educare l'altro alla regola, ma guidare l'altro verso la regola. Cioè, non è quella relazione dove voi insegnate all'altro o all'altra come seguire le regole o come bisognerebbe fare, non siete le madri o i padri di nessuno, più che altro è come se doveste, come vi spiego, accompagnare l'altra persona, fare arrivare l'altra persona alla soluzione, alla regole di per sé. Cioè è come se questa persona dovesse fare il lavoro da solo per capire, o da sola, per capire che quella è la regola giusta, no? Per esempio, voglio uscire con gli amici, ti avviso il giorno prima, così tu quella sera lì non resti da sola, ipotesi, o da solo. Quindi fissare come delle regole per reciproco rispetto. Per quello che riguarda le relazioni, diciamo complicate, allora, io sento ragazzi che qui ci sono come dei temi, c'è la giustizia, quindi ci potrebbe essere qualche questione da dover regolarizzare, da dover chiarire, però sinceramente ho anche la sensazione che non avrete più pazienza per aspettare le mosse dell'altro. Cioè, se l'altro non cambia, se dando queste nuove regole vedete che tanto non serve, eh, perché un discorso è dire io voglio che tu faccia così, un discorso è incontrarsi e dire abbiamo questo problema, come possiamo risolverlo? Si trovano le regole e poi uno dei due non le rispetta lo stesso. E allora a un certo punto avete due torri qua, papà al contrario, insomma, morte, giustizia. Io ho la sensazione che qualcuno getterà la spugna, potrebbe gettare la spugna con questo partner, diciamo, clandestino o non ben definito. C'è proprio come una resa, un mi arrendo, basta, non sono più disposta ad aspettare che tu cambi, che tu ti faccia venire l'ispirazione, che tu, ipotesi, non lo so. Ecco, un'altra cosa che vi devo dire, questo vale per tutti i gruppi. Sento che molti di voi hanno la tendenza a diventare madri o padri dell'altro, cioè siete voi che guidate l'altro verso una relazione sana. Cioè avete un'idea di relazione sana e dite all'altra persona guarda che bisogna far così, guarda che si dovrebbe far così, guarda che... E invece le regole vanno fatte insieme, perché magari quella è la vostra ideologia, non è detto che collimi con l'ideologia dell'altro e soprattutto creando voi le regole, imponendole, educando l'altro a seguire le regole, non è detto che appunto l'altro le prenda, no? Quindi qui il segreto è di creare le regole insieme, regole che vadano bene cioè sì, per tutti e due, dove si dia un valore al rispetto di entrambe le parti e poi si cerchi di seguire le regole al meglio. Le regole sono fatte per essere infrante, quindi se una regola non funziona, si può tranquillamente cambiare quella regola. Ragazzi, se siete in una situazione nì, cioè nel senso siete alla frutta con il o la vostra partner, febbraio potrebbe essere il mese buono per far scoppiare la bomba, per dire ok, boom, basta. Anche perché vi dirò una cosa, per molte persone ci sarà qualcuno di esterno alla coppia
che potrebbe effettivamente solleticarvi certe idee. Mm? Però devo dire che qua si rompono gli schemi nel mese di febbraio, qualcuno potrebbe rompere una relazione. È come se vedeste che non c'è niente da fare con questa persona, così è, così rimane, nonostante tutto il vostro sforzo, il vostro impegno, le regole, lo stargli dietro, controllare, sorvegliare questa persona, è come se vi rendeste conto che questa persona non ce la può fare, perché magari non è nella sua indole. E quindi c'è una frase bellissima che dice: è inutile che ti arrabbi perché un pozzo vuoto non ti dà più acqua, chiediti piuttosto perché continui a attingere dallo stesso pozzo, se sai che è secco. Ok? È una frase buddista questa. O zen. Comunque è una di quelli, come i nostri proverbi, no? Praticamente. È una frase di tipo orientale. Andiamo a vedere ancora un oracolo, ragazzi. Vediamo che cosa vi dicono. Questi sono troppi. Uno solo, per piacere, grazie. Wow! Abbiamo la carta del paradiso, felicità, espansione, gioia. Insomma, ragazzi, qua vi dicono di focalizzarvi verso quello che dovrebbe essere il vostro paradiso. Come deve essere una relazione perché per voi sia il paradiso? E poi chiedetelo anche alla controparte, come dovrebbe essere per te, e da lì cercate di creare delle regole comuni, perché se siete solo voi che stabilite le regole, ho come l'idea che a un certo punto dovete tirare l'altro, è come se fosse tanta fatica per far rispettare le regole da parte dell'altro. Andiamo a vedere ancora un Ching dell'amore, vediamo, 3, sono tanti. Allora, il primo, sesso, il secondo, l'inganno, primo 46 sesso, 33 l'inganno e 35 il gioco dell'amore. Che interessante. Andiamo a vedere sul libro. Allora, questa carta viene tradotta con il salire verso l'alto. La sentenza, in generale, è favorevole per chi dimostri capacità e buona volontà. L'esagramma consiglia di darsi da fare e andare direttamente dalle persone che dirigono. Non bisogna avere timore di farlo e non farsi trattenere da scrupoli o vergogna. Andrà tutto bene, perché codeste persone ci accoglieranno e ci aiuteranno volentieri. L'importante è muoversi, mettersi in moto, impegnarsi con la massima alacrità. L'ascesa dell'uomo saggio è fatto di silenziosa tenacia, poco a poco, granellino su granellino, fiducioso e fermo, egli raggiunge il suo obiettivo. Sì, ragazzi, non avevo valutato, ma essendoci anche il Papa, per qualcuno potrebbe essere interessante un percorso di coppia, magari, no? Nel caso ci siano queste regole che non si riescono tanto a seguire, a far rispettare, potrebbe anche essere interessante rivedere queste regole attraverso un mediatore. Allora, carta numero 33, l'inganno, e qui nel libro viene tradotto come il ritirarsi. La forza dell'avversario è tale che è necessario ritirarsi. Non c'è nulla di male, perché la nostra non è una fuga disperata in cui si abbandona tutto pur di potersi salvare. Semplicemente, esaminato il pro e il contro, si è ritenuto più conveniente non resistere contro le forze troppo superiori e ritirandosi si conservano intatte le nostre forze. Anzi, cogliamo il momento giusto finché siamo nel pieno possesso di tutte le nostre possibilità. Lasciandocelo sfuggire per indecisione o esitazione, rischiamo di logorarci. Tutto sommato, la ritirata è un segno di intelligenza, perché non è da tutti saper capire quando le sorti sono sfavorevoli e rassegnarsi a cedere. Molti scambiano per viltà un atto di avvedutezza e per coraggio un atto di stoltezza, quale sarebbe la resistenza. È un po' come se vi dicessero che certe volte è meglio lasciare andare piuttosto che incapponirsi, ok? E poi qua abbiamo quello che viene chiamato il gioco dell'amore, che nel libro viene tradotto come il progredire.
L'esempio del progresso è dato con la figura di un principe che riunisce gli altri intorno a sé, scusate, intorno al re, in obbedienza, ed è dal re compensato con particolare benevolenza e con favori. Il concetto è questo. Un progresso nasce dalla collaborazione sincera di due uomini, uno dei quali appoggia e procura appoggia l'altro, senza preoccuparsi del proprio interesse. L'altro riconosce questo aiuto disinteressato, se ne mostra grato e lo ricompensa con un'amicizia duratura. Cioè praticamente come se vi dicessero che ci deve essere uno scambio reciproco per progredire. Non va bene che uno solo detti le regole e traini il carretto della relazione. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti potete scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente avete anche la possibilità di abbonarvi al canale, così andate a vostro ritmo. E nella sezione degli abbonamenti tratto le credenze limitanti, le zone d'ombra, i chakra, metafisica, metamedicina, le malattie, insomma, unisco un po' tutto quello che io ho studiato in più di 25 anni in materie olistiche, l'ho come riordinato e lo metto a vostra disposizione. È quello che è servito a me per migliorare, ok? Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!